A fine novembre 2023 ho comprato il Mac Studio. In questo video voglio condividere con te le mie impressioni e quello che penso dopo averlo utilizzato un po' di tempo. Come ti dicevo nell'apertura, ho comprato un Mac Studio a fine novembre 2023. Venivo dal MacBook Air M1 base, quindi con la GPU, ovvero tutta quella parte relativa alla grafica a 7 core e 8 GB di RAM. Punto. Era un modello base. Facevo montaggio video, l'audio non ha mai pesato più di tanto sulle prestazioni del computer, ma il montaggio video sì. E quindi quando con l'M1 dovevo montare video, dovevo chiudere ogni altro tipo di programma e sperare che il video non fosse eccessivamente pesante. Parliamo comunque di file di 5 giga orientativamente, 4-5 giga quando li carico su YouTube. Quindi, non proprio facilissimi da gestire per un computer base con sole 8 giga di RAM, benché il processore fosse M1. Quindi che cosa ho fatto? Ho deciso di comprare un Mac Studio e l'ho fatto comprando un modello, come puoi vedere dalle caratteristiche in sovraimpressione, abbastanza carrozzato. Guarda la GPU, guarda la RAM, insomma un Mac Studio abbastanza importante. Ecco, come sta andando da allora? Premetto che il mio utilizzo è sempre lo stesso, l'audio e il video. Per quanto riguarda l'audio non avevo problemi con l'M1, col MacBook Air M1, quindi non ne ho a maggior ragione adesso. La questione qual era? È che mentre prima col MacBook Air M1 dovevo chiudere tutte le altre impostazioni, dovevo aspettare un sacco di tempo per il rendering, adesso, nel frattempo che il software, sempre Final Cut Pro X, fa il rendering, io posso fare 1000 altre cose. Il rendering è infinitamente più veloce e io posso fare tante altre cose, posso aprire tante altre applicazioni. Anche l'esportazione dei video è molto più veloce. Quindi sono contento di aver speso tutti questi soldi per comprare il Mac Studio e passare dal MacBook Air M1 al Mac Studio? Sì e no. Perché? Perché sicuramente è tutto un altro pianeta. Ok, rispetto al portatile è tutto un altro pianeta. Ma devo dirti che per la cifra che ho speso e per le caratteristiche che ha sulla carta questo Mac Studio mi aspettavo di più. Te lo dico sinceramente. Sono rimasto, non voglio dire deluso, ma sono rimasto un po' dubbioso sulla mia scelta. Perché non lo so, avrei potuto prendere un Mac mini con caratteristiche più o meno simili e spendere la metà, forse anche meno, per avere tutto sommato la stessa resa. Certo è vero, il Mac Studio ha le ventole, quindi ha una dissipazione migliore, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono lati tecnici, mi sono documentato tantissimo, benché io non sia un esperto di questioni super tecniche dei computer, però mi sono un po' documentato in rete prima di decidere di comprarlo. Quindi, benché ci siano delle differenze sostanziali lato hardware, le performance mi aspettavo che fossero migliori. Mi aspettavo, non dico che in tempo reale dovevo esportare un file di 5 giga, però mi aspettavo che lo facesse meno tempo. Anche il rendering sicuramente è molto più veloce rispetto all'M1, ma non è tutto sto pianeta. Probabilmente stai pensando, Ale, però venivi da un M1 e sei passato a quest'altro processore, quindi tutto sommato tutta sta differenza non è che la puoi vedere, benché la RAM, benché il processore, benché la GPU. Ok, hai ragione, effettivamente se io fossi venuto da un computer molto più vecchio probabilmente mi sarebbe cambiato il mondo. Però ti devo dire la verità, alla fine dopo aver speso tutti quei soldi, un po' di amaro in bocca ce l'ho, perché avrei potuto spendere meno e ottenere più o meno lo stesso risultato, avrei dovuto investire ancora di più, non me lo sarei potuto permettere, te lo dico sinceramente, e prendere il processore ancora più avanzato. Non lo so, però penso sempre che io devo fare video per YouTube, non devo fare i video che vanno, film che vanno al cinema. Quindi tutto sommato, cosa me ne faccio di una macchina così ancora più performante? Niente, volevo condividere con te questo video perché
non lo so, sono rimasto un pochino, per carità, sono felicissimo, io ho solo Mac dai tempi del liceo, quindi veramente una vita fa, non prendo neanche in considerazione neanche lontanamente Windows, PC zero, quindi ok, però forse... non lo so, avrei potuto fare una scelta diversa. Ho questo, sai, quando hai quel piccolo pensiero nella mente che sta lì in un angoletto e ogni tanto si fa sentire. Non lo so, però volevo raccontarti quello che penso, quindi probabilmente se tu hai una macchina ancora più vecchia, sicuramente passando a un processore di questo tipo è il giorno e la notte. Io tutto sommato venivo da un M1, certo 8 GB di RAM, la GPU a 7 core, proprio niente, però mi aspettavo qualcosa in più. Va bene, io niente, volevo condividere con te queste riflessioni, magari fammi sapere se tu sei un utente Mac, se anche tu hai un Mac Studio o comunque un Mac abbastanza carrozzato, e fammi sapere qual era il modello da cui provenivi e se hai trovato tutti questi benefici o come me pensi che tutto sommato la differenza di tecnologia da un anno all'altro, da 2 anni all'altro e da 3 anni all'altro non sia poi così eccessiva come ci fanno credere, no? Perché ogni presentazione, loro sono maestri nella comunicazione, ogni presentazione sembra una rivoluzione, no? Sia per l'iPhone, sia per l'iPad, sia per i vari portatili, computer, eccetera. Quindi sembra sempre una rivoluzione. In realtà poi sulla carta non lo è, ok? E quindi vale la pena spendere tutti questi soldi per stare dietro all'ultimo modello? No, assolutamente no. Io penso che questo Mac Studio, lo sto dicendo adesso pubblicamente in un video, quindi spero di mantenere la promessa, almeno 6 anni mi deve durare. Per tutto quello che ho speso, per le mie esigenze, no? Che io non faccio film che vanno al cinema o altro, o Netflix o altro. Faccio video per YouTube, faccio audio per i podcast, quindi secondo me almeno 6 anni per ammortizzare tutta la spesa ci sta. Bene, basta, non voglio dilungarmi ancora di più, fammi sapere che cosa ne pensi, mi farebbe davvero piacere ascoltare la tua opinione, ok? Grazie mille, ciao!